Eccoci Elena per Paola. Ciao. È solo un po' altino l'inquadratura, Ah, fate vedere proprio un scusa, pezzo di viso. dimenticata. Ecco. Vai, mettiti comoda. Abbiamo sentito i punti Mhm. di Paola, adesso conto da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a lei. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, vedo Paola che tiene per mano con la sua destra suo marito, con la sinistra suo figlio e tutti e tre vanno avanti, camminano avanti in maniera molto prorompente e molto decisa verso le sue interferenze e in questa maniera le interferenze stanno arretrando. Va bene, posso dire chi è, di quale sessione stiamo parlando, no Paola? Quella di tuo marito. Ok, è quella di Marcello, Valore Fiamma, che sarà già stata pubblicata. Lo Mhm. chiamiamo il marito, il figlio, Marcello, il figlio e i genitori nel cinema. Mhm. Sta che c'è un mega eco mio. Ok. Ci sono Marcello e suo figlio in prima fila e i genitori in seconda. Ok, beh, magari anche... No, vabbè, ok. Con autorizzazione di Paola. Mhm. Sì. Paola, la sua seconda sessione con noi, con me anzi, ne ha fatta una un po' in passato, 3 anni fa, valore della sua vibrazione, 59 miliardi, consapevolezza, 167, anima, 39, vite precedenti, 1327, cervello. 9.9. Ok, valori molto alti, poca PS, vibrazione ottima, fantastica, altissima, cervello molto alto. Paola ha avuto già dei benefici rispetto ai punti che adesso tratteremo dopo la sessione di suo marito, proprio perché appunto abbiamo visto il progetto che loro hanno. Al momento sono ancora anime gemelle di ultimo livello, 5, 5 più. Mm, quello che vedo è che le due PS sono molto attaccate, come se mancasse un ultimo pezzo, direi. Non so. Eh, Per diventare fiamme. sì, allora, è come se le loro due PS sono attaccate, allora, come se fossero due sfere, no? Si avvicinano e hanno preso questa forma come se fosse un cuore al contrario. Mhm, Ok, quindi c'è ancora come se fossero due, eh, diciamo, due da. protuberanze così, però qua in mezzo sono attaccate. Quindi è proprio una cosa molto veloce che sta progredendo. Come il segno delle picche senza la coda. Sì, Ok, ma non ho capito, le due metà sono vicine ma hanno un ombelico attaccato?
Ah no, corpo... la parte diciamo mezzo, no? Mhm. È Come le due emisferi attaccata. del cervello? Sì, Corpo calloso? esatto. Lì sono attaccati già. Ah, quindi si stanno attaccando, Sì, 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 definitivamente. sì, sì, Quando il sì. cuore è chiuso, Sì, esatto. sono fiamme. Mhm. E Maggie dov'è? Non c'è più. Non esiste più Cioè su non è questa più linea. fiamma. Non è No. più fiamma, ma esiste nella linea temporale attuale di adesso, di Paola e Marcello? Sì, 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 ma non è fiamma. Non è più fiamma. Sì, sì, no, no, è vero, no. Entità eteriche, vai, vediamole. Mm, Zeus, falconiforme e un grigio. Basta. TL? 2. Ok, il grigio non è nessuno. Mm, Zeus c'è sempre, quindi c'è il falconiforme. sì. Cosa fa? Presiede a un qualche progetto? Se sì, che nome ha questo progetto? Mm, mm. Aspetta, ti dico una cosa, sennò poi Sì, mi sì, sfugge, vai, vai. ci metto troppo a riprenderla. Eh, tipo in fondo, più o meno, cioè potrei dire in fondo, no? Vedo che ci sono una mantide che non è più collegata, ma è tipo l'ha scollegata lei da poco. E poi ci sono due uomini del tempo che anche questi li ha scollegati lei da poco. Mhm. Ecco, no, volevo aggiungere questa cosa qua. Gli uomini del tempo Che- sono quelli che dicevamo prima che le hanno impedito di prenotare creando degli anticipi o posticipi di eventi che sarebbero comunque avvenuti di altri, per esempio il papà sta male, il papà cade, il papà viene ricoverato, ecco questi sono eventi del papà che ha già deciso il papà, ma che Sì, capitavano proprio quando lei stava per scrivere i punti, per prenotare, per decidere definitivamente quello che dicevamo prima fuori dalla sì. registrazione. Sì. Non solo, collaboravano anche con un'entità mentale che è quella, diciamo, quella dell'insicurezza, ok? Che quando lei era insicura, aiutavano, diciamo, si collegavano a questo. Allora, vedo che Paola prendeva delle decisioni proprio di cambiamento nella sua vita, ok? In quel momento arrivava l'entità mentale che gli diceva: no, stai ferma che non sei in grado di fare così, non sei sufficientemente adatta a fare quella cosa. Quindi in quel caso intervenivano questi due uomini del tempo che bloccavano il tempo, l'entità mentale mandava questo messaggio a Paola che non era in grado e quindi poi riuscivano a deviare la sua azione senza farla cambiare, quindi riuscivano a bloccarla nella staticità della routine. Che num- Anche Entità mentali, questa insicurezza che numero è? 3. Ce ne sono altre? Sì, ce n'è una di livello 4 e una di livello 5. Allora, Erano 3, 4, 5 3 anni fa. erano più alte, 4, 6, 7. 7. Mm, mm, Tutto mm. lavoro suo. Sì, 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 assolutamente sì, Quindi quello di assolutamente. oggi è un'accelerazione, ma di fatto lei ce la fa da Sì, sola. lei ce la fa, l'ho già visto prima che stava già andando molto velocemente di suo, sì, sì, ce l'avrebbe fatta da sola. Adesso è proprio una spinta, pum. Sembra una considerazione da poco, ma diciamo ehm, sempre tutto è nelle nostre mani, quindi Esatto. lei ha preso consapevolezza, questo Sì, te lo dico per parecchio. chi non può, non vuole fare una sessione, ma si vede tutti i video dal primo all'ultimo, no? Ecco, se Mhm. volete potete farlo.
Quindi lei ha iniziato adesso a sentirle proprio le vocine che le Esatto. dicono non sei in grado, non sei abbastanza bella, non sei qui, non sei là, l'autostima bassa, l'insicurezza. Questa è la 3, immagino, no? Sì, Ed è effettivamente passata da 4 a 3. Quando era a esatto. 4, Fino a 6 mesi fa. Sì, sì, 6-8, sì, 6 mesi fa. quindi quel lavoro che ha fatto di recente sta abbassando la 3 in sicurezza a 2. Sì, sì, sì. Sì, 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 lei sarebbe riuscita ad eliminarla da 4. sola. La 4 è l'ipocondria, legata all'entità mentale collettiva ipocondria. Prima era 6 all'inizio. 5. Allora, la 5 è... Sì, è anche questa collegata al progetto che, insieme alla 3, a quel progetto di staticità, no? Vedo proprio che l'entità mentale di livello 5 è come se volesse far tenere tutto sotto controllo abbastanza. Adesso è 5, quindi vedo un po' meno rispetto a prima. Prima era molto più... doveva Pressante. tenere, sì, molto più pressante proprio in eterico e vedo che è proprio come se le avessero messo un tetto nero sopra, ok, e con delle pareti dove lei non poteva uscire da lì, cioè doveva essere tutto lì dentro ed era molto importante prima questa cosa, adesso molto meno, è comunque ancora 5 ma sta svanendo. E è collegata appunto al falconiforme e anche insieme all'entità mentale di livello 3 per Va farla bene. rimanere nell'abitudine, nella routine. Quindi insicurezza l'abbiamo vista, autostima bassa, un po' La tutte. 3, sì, un po' tutte. Vabbè, l'ipocondria magari no, la 3 e la 5. Sì, Comunque entità mentali, autocritica, entità mentali. entità mentali, anche, anche l'ipocondria, cioè anche lì è come se uno cioè, nel profondo è come se uno si giudicasse non in grado di essere sano. La Mhm. vedo, no, molto nel profondo, ma ha un po' quel fondamento lì. Beh, l'ipocondria si sposa perfettamente con bassa autostima, insicurezza. Esatto. Mhm. Non essere, lei dice, abbastanza brava, non essere abbastanza bella. Peraltro, E voi non quindi la non vedete, essere ma è una abbastanza gran bella sana donna, anche. Paola, quindi Infatti, effettivamente questa cosa si trova poi nelle persone in gamba, belle, eh sì. capaci, empatiche, che non credono di essere, e uno pensa, ma perché? Ma perché? Sembra Eh, quasi una tattica, boh, per ottenere al contrario, boh, affetto, no, consapevolezza, comprensione, per avvicinare le sì, persone, può che secondo me essere. invece le allontana. Sì, li allontana, però sai, è una cosa che arriva già da quando si è bambini piccoli, Sì, no? Che sì, se i infatti. genitori ti dicono, vogliono sempre di più, cioè anche solo magari non dicono ti voglio bene, oppure non dicono sei bravo, ma guarda, complimenti in gamba, no? Questa cosa cresce molto di più. Sì, Oppure il bambino che ha appunto. bisogno di attenzioni inventa delle insicurezze perché vede che quando si mostra insicuro il genitore arriva e lo protegge, lo Sì, anche lì accarezza. è più sul vittimismo, però forse, no? Lei non la vedo vittima per niente, ecco, questa cosa no. Solo insicura. Sì. E Mm. perché questa paura altalenante? Quella lì è l'entità mentale di livello 5. Adesso è altalenante perché è 5. Prima, quando era 7, era praticamente tu. Cioè, lei doveva avere, quello che vedo io è doveva avere molti giorni prima tutto, tutto programmato e tutto sotto controllo di giorni dopo, perché così la rendeva tranquilla e sicura, nel senso, c'era l'illusione che non poteva succedere niente a lei sconosciuto. Ecco, era solo un'illusione, però era un modo per, ehm, diciamo, per sopravvivere, no? Per non farsi, per diminuire un po' la sua paura.
Vedo questa paura delle cose nuove proprio. delle decisioni, di Mm, prendere sì, decisioni. anche sì. Va bene. Gli altri la privano di energia. I bambini, le persone, anche, soprattutto dei gruppi, ma anche una sola persona. Allora, la sua PS è molto consapevole, quindi molto sveglia e quindi a livello energetico molto attiva. Mentre prima parlava, io vedevo proprio da lei uscire un'energia ehm, dai suoi occhi, da tutto, vedevo proprio questa energia molto, che vibra molto alta quando lei è centrata e concentrata. Ok, quando non ha la paura, non ha tutte queste cose, vibra molto alto e quindi è molto sensibile a livello energetico e quindi sente molto anche le altre persone a livello energetico, anche se forse consciamente non lo sa. Ehm, ma deve imparare, sì, appunto, a distinguere ciò che è esterno a lei e ciò che è suo. Ok, quindi imparare proprio a sentire la sua energia, il suo campo energetico e quello che è degli altri, perché può comunque portare una vibrazione positiva all'esterno, ma senza far entrare nulla. Diciamo, questo è l'allenamento che lei può fare da oggi in poi. Dov'è la falla nel corpo energetico? Generalizzata o c'è un punto? Corrispondente a Mm. un'emozione, corrispondente a un chakra, Sì, non so. esatto. Eh, in lei, perché poi è molto soggettivo, ma lei è proprio verso in avanti, no? Vedo che proprio la propensione ad andare in avanti e quindi direi che la sua apertura maggiore è qua, questa zona torace. Cuore. Sì, esatto, sì, Cioè il la sua chakra del propensione cuore. Mhm. è l'aiuto, cioè andare Sì, verso gli altri, cioè se deve fare, non so, una conferenza e dare il massimo agli esatto, astanti. come cioè cercare di portare l'informazione chiara a tutti. Ecco, diciamo, se la vediamo a fare una conferenza, è questa cosa qua. Se deve fare una lezione a un ragazzino, deve insegnargli la Deve materia al esatto, massimo dei livelli. deve arrivare il concetto chiaro Ok, al ragazzino, ecco, in quindi tutti i qual è la modi. soluzione? La soluzione è imparare a dare, cioè portare fuori la sua vibrazione che quando vedo che quando lei è centrata ed è nel suo, è come se fosse in un'altra bolla, senza spazio-tempo e riesce a portare questa cosa in maniera molto, le viene molto bene, passa molto l'energia, vibra molto alto e anche, è proprio come se fosse in una bolla senza spazio-tempo, quindi all'esterno porta tanto. Deve imparare a riconoscere cos'è suo e cosa avviene da fuori e bloccarlo. Perché nel portare fuori le sue vibrazioni rischia di aprire canali dove poi le interferenze delle altre persone, è proprio questo il meccanismo, le interferenze delle altre persone succhiano anche la sua energia, oltre a quella delle persone che gli stanno intorno. E quindi deve proprio imparare a sentire la differenza e a tenerla fuori. Una volta che lei è consapevole di ciò che arriva dall'esterno, lo lascia fuori. E diciamo, vibra solo verso l'esterno senza lasciare posti da cui può entrare qualcosa, ecco. Diamo un esercizio, Sì, non so, lezione a due ragazzini, inglese, sto inventando, eh. No, allora lei si deve allenare prima. Io vedo che deve iniziare può iniziare con gli oggetti e con le piante. Quella è proprio l'energia sentire l'energia degli oggetti è proprio basilare perché senti proprio caldo, freddo, è molto, non è varia, no? Cioè, se tu senti l'energia di una bottiglia e la senti nella bottiglia, è Mhm. tutto uguale.
puoi sentire la differenza dove è piena di acqua e dove invece è vuota, senti la differenza, ma è tutto uguale. Invece nelle persone varia a seconda anche, no? È molto varia. Quindi quello che io vedo è che lei si può allenare iniziando a sentire proprio l'energia degli oggetti, poi quella delle piante, il Mhm. prato, così, e poi così può imparare a sentire anche quella delle persone, con le mani proprio. E dopo, una volta che lei la sente con le mani, a livello proprio di PS e di cervello, ok, aumenta la percentuale di utilizzo del cervello e impara anche a sentirla proprio col corpo, quando è su e quando è esterna. Quindi l'allenamento è proprio iniziare dagli oggetti. Mm, Molto interessante, mm, fatelo mm. tutti. Sì, tutti. Si sono attenuati disturbi all'intestino. Dalla sessione del marito si sono attenuati disturbi all'intestino. Sì. Ah, in eterico, già prima quando lo diceva, è come se lei avesse eliminato un, un impianto che aveva, un impianto eterico che aveva proprio in mezzo al passaggio tra l'intestino tenue e l'intestino grasso, quindi direi dove c'è la valvola ileo-cecale. Mhm. È come se in eterico lei l'ha proprio evacuato, l'ha proprio buttato fuori. Adesso pian piano l'intestino si sta riprendendo. È rimasto anni e anni attivato in questa maniera, ok? E adesso sta proprio riprendendo la sua funzione. È riuscita proprio a buttarlo fuori. Dolore alla schiena. Anche quello mi sembra che ha detto che è passato. È lo stesso però, eh? Mhm. Sempre quell'impianto lì che vedevo che era messo un po' più o meno qua, ma in mezzo, quindi prendeva anche dietro. Addome. Sempre quello. Insonnia. Nuova. Infatti, perché alla PS sta iniziando, allora, è riuscita dopo, col suo lavoro, con proprio il suo aumento di consapevolezza, la PS riesce a comunicare di più con Paola direttamente, ok? E la sveglia proprio quando le stanno per fare un abduction. È proprio anche prima, cioè proprio prima quando la parlava mi è arrivato proprio chiaro. È la PS che riesce a svegliarla prima che le venga fatta un abduction. Quante sono adesso? Allora, che adesso io vedo che Tentativi. sarà. Sì, non ci riescono più per quello che le succede tutta la notte. L'ultima direi 3 mesi fa. Poi non sono più riusciti a fargliene una. Mhm. E quante erano prima di 3 mesi fa? 2 al mese. Progetto di Paola. Incapsulamento. Dovevano cercare in tutti i modi vedo proprio che è come se la volessero chiudere in una capsula ovale, eterica, in maniera tale che lei non potesse muoversi di lì. Dovevano proprio fermarla in tutti i modi, ma Ok. non ci sono proprio riusciti. Causa Mm, esoterica mm. dell'ansia, con difficoltà impreviste le assale l'ansia, tremore ai denti. Sì, quella paura di prima che vedevo, che adesso si sta attenuando, è legata molto all'entità mentale di livello 5, quella che gliela fa venire. Prima era 7, quindi era molto più forte. Adesso che è 5, un po' è diminuita. È proprio il fatto che se lei. Allora, lei intenzionalmente con la sua PS vuole andare verso cose nuove per imparare, scoprire, curiosa, ok? L'entità mentale di livello 5 parte
fa partire la paura in collaborazione col falconiforme, ok? E quindi sale, inizia proprio, lo devono fare a livello fisico, perché solo a livello mentale o solo un po' di emozione, con lei non funziona, devono agire proprio a livello fisico per bloccarla, e quindi parte l'ansia e proprio questo tremore, quindi inizia la paura e lei si ferma e rimane nella sua routine, nella sua abitudine. Mm, mm. Molto chiaro. Va bene. Disincarnati, 4 nonni, più tutti i parenti di Paola di tutte le generazioni. Mhm. Sto andando via. C'è Steco ancora. C'è cosa? Eco, Ah, adesso non c'è più. Che ride, mi fa morire. Allora, i 4 nonni arrivano, sono arrivati e si sono messi in cerchio intorno a Paola, proprio come coccola, come coccola. E c'è tutti e questo, 4. sì, sono presi per mano tutti e quattro intorno a Paola, proprio come coccola, e a livello energetico, in eterico, è come se l'avessero messa su un grosso cuscino dove la tengono e la coccolano. Qualcuno? Sì, dimmi. È come se in eterico lei, ehm, quando si sente sola o che non ce la fa, è come se chiedesse aiuto a qualcosa, no? Mhm. A livello energetico, e loro sono attaccati a lei e fanno questa cosa qua. La fanno ogni tanto, la fanno proprio. Quindi adesso che li abbiamo chiamati fanno quello che di solito fanno con Paola. Mm, L'aiutano. sì, Lei non ha bisogno di essere aiutata. no, certo, sì, sì, infatti. Loro non aiutano se stessi. Esatto, sì, 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 Sono sì, sulla certo. Terra, Sì, sì, sono tutti e proprio, 4. sì, sono legati a lei. Sono in casa. Arrivano quando lei manda questo richiamo energetico, ecco. Non sono in casa, sono in un luogo, direi potrebbe essere tra un prato e un terreno che era di famiglia. E sono lì, ma quando lei li chiama arrivano dove lei è. Lei non chiama loro, ma manda vedo questo tipo, un'onda energetica di aiuto, come se si sentisse sola, che non riesce a fare, e loro arrivano e la mettono in questo cuscino. Vedo come se formassero un grosso cuscino dove lei si sente accudita. Ok. Mm, mm, mm. Qualcuno vuole lasciare un messaggio? Ehm, allora, senza adesso così dicono che parla una nonna per tutti e dice Terna? quan- sì, e dice che quando lei emana questa energia è come se tornasse proprio piccola piccola, tipo a un anno e mezzo, e quindi loro la accolgono e la accudiscono con questo grande cuscino. Cioè Ok. adesso Mhm. Sì, dimmi. vedo che non si sono ancora staccati da questa cosa, quindi le dicono stai tranquilla, ci pensiamo noi. Ok. Facciamo vedere ai nonni e a Paola Mm, le vite che sicuramente ci sono, pescandole tra le 1327 di Paola e chissà quante dei nonni, in cui questo legame appunto particolare, no? 4 nonni, tutti molto mm. accudenti, hanno avuto con Paola in altri contesti, con altri ruoli.
e contemporaneamente diamo 4 Vic ai 4 nonni. Allora, me ne appaiono due di vite. Una erano tutti fratelli e sorelle, anche Paola. Mhm. E in una erano allora, aspetta, due di loro erano mamma e papà di due di loro, tra cui uno era Paola, uomo sposato con una donna che era un'altra di loro, e un'altra di loro era la figlia degli ultimi due, no? Quindi coppia di nonni, coppia di genitori e figlia. E Mhm. Paola era la mamma, il papà della bambina, ecco, nell'altra vita. Queste due vite qua. Era proprio già, mi ha fatto vedere due vite dove erano comunque familiari. Sempre, ecco. Tanto gli ho dato la Vic. Cosa vogliono fare con la Vic in mano? Sì, l'hanno presa tutti e quattro. Li vedo che si alzano, si guardano prima tra di loro come per dire, cioè si rendono, è come se prima questo intento di proteggere Paola facesse sì che loro non sentissero la loro individualità, ok? Mhm. E quindi è come se si muoveva uno, si muovevano tutti e quattro. Mhm. E adesso si stanno guardando perché hanno consapevolizzato che ognuno di loro è un individuo, ok? Mhm. No? E che e hanno visto la neutralità dell'esperienza. Mhm. Ecco, questa cosa qua. E Ok, hanno visto. E vi anche il saluto. fatto che appunto Sì, sì. ognuno è responsabile per sé. E quindi Va bene, li salutiamo sì. e li invitiamo ad andare tutti nel portale Aura, Mhm. insieme Anzi, a tutti gli altri 130 qualcosa. mhm. Quanti erano più o meno? Quelli che erano. 139 Mhm. più Lo 4. chiudiamo, lo chiudiamo, ma mi viene un sospetto, ma la caratteristica di essere privata di energia dalle persone era legata anche ai disincarnati? In parte? Delle persone che aveva davanti, sì, tra le interferenze, sì, a volte anche i disincarnati delle altre persone. Sì, sì, Ah, sì. delle altre persone, non i Sì. quattro nonni. No, Mm. Ci sono tanti echi, perché? Cosa succede infatti oggi? continuano. Oh, è dall'inizio, eh. Chi è? Cosa vogliono? Chi è? Qua siamo, e adesso sono andati via. Eh, Qua siamo sulle interferenze invece proprio del solito programma più ampio, quello dove io vedo sempre che c'è tipo un quartier generale in Germania, e c'è diciamo la direzione in Inghilterra. Stiamo facendo un lavoro, c'è anche una singola anima come quella di Paola che è molto potente, a loro dà fastidio, parecchio fastidio, il fatto che noi lavoriamo con queste persone. Va bene, È molto perché potente. di fatto hanno capito che oggi facciamo una cosa Mm, con Paola e Marcello. mm. Va bene, abbiamo visto tutti i punti di Paola. I genitori nel cinema che fanno? È una cosa bella, nel senso che eh, hanno visto tutto il film di Paola, ok? Quindi anche i suoi blocchi e le sue emozioni. E allora
la mamma si è commossa e adesso stanno esultando tutti e due. Si è commossa perché si è resa conto che la sua, in eterico, che il suo sentirsi frustrata e non sicura l'ha riversato sulla figlia, ok? E quindi ha visto un po' che facendo così ha fatto sì che la figlia si sentisse insicura. E adesso quindi si è commossa, si è liberata da questa cosa, adesso stanno tutti e due esultando e si sono alzati in piedi e stanno applaudendo a Paola per quello che lei ha creato nella sua vita. Mm. Il figlio che fa? Allora, il figlio è contentissimo, salta, è tutto contento, continua a guardare il papà e dice, ah, che bello, papà, che bello. Così, e niente, sta creando ad eternum, sta giocando, sta facendo cose. Mm, mm, mm. E Marcello? E Marcello è contentissimo. Marcello ha sentito tutto a livello proprio energetico. Aspetta, perché è forte questa roba. La sento proprio. C'è un'energia fortissima. S- Stanno diventando fiamme nel frattempo. Faccio fatica a dirtelo perché. Eh, mamma mia. C'erano dei valori, no? Il valore fiamma di Paola a fine sessione di Marcello era più o meno 35, più o meno, non Mhm. ricordo. Sì, e Marcello stava salendo e da 15 era diventato 28. Quindi lei Sì. si era alzata e lui la stava inseguendo. Adesso? Adesso si sta. Allora, si è alzato nel frattempo anche lui, anche lei un po', quindi un pochino di più, ma lui andava più veloce. E adesso sono insieme a 73. Ah, Ma però. sono diventati fiamma adesso, mentre lavoravamo. È una roba fortissima, eh? Mamma mia, Mhm. che roba. Descrivicela. Eh, Cosa senti? Caldo? Cosa senti? no, 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 è come se mi portassero su, cioè io sentendo la loro energia mentre si univano, vedo l'energia della PS che è diventata unica, no? Fiamma, quindi vedo questa enorme energia, questo flusso viola energetico, vedo proprio tutte le molecole che vanno verso l'alto, c'è una cosa è molto Imponente. incredibile, sì, imponente, molto. E quindi c'è questo bordo dove si crea questo strato di confine dove non può entrare niente in questi momenti, ok? E se io cerco di sentire questa cosa, mi trascinano su, c'è una roba 73, quanto sono adesso? 127. Ok. Dove devono andare? A che livello, a che valore, a che obiettivo? Ehm, Hanno un loro progetto, fregandocene ormai di incapsulamento che non esiste più. No, infatti, È un loro progetto, o meglio, il progetto di diventare fiamme ha un nome, unicorno mi è venuto. di nuovo. Di nuovo? Ah, boh. Sì, non ricordo più i dettagli, però quella ragazza che aveva la fiamma, che era un ex collega, poi è andato a lavorare nel posto Ah, vicino, ah sì. Domiziana. Ah, sì, 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 qualcosa mi ricorda. Ah, vedi, sì. Vabbè, le corna sono sempre due, l'unicorno di fatto non esiste, quindi un Infatti. animale con un corno non credo che esista, no? Mm. Quindi la biologia vuole che nella Matrix duale, Sia maschio, due, femmina, bianco e sì. nero siano due, gli Mm, occhi sono due, eh? mm. L'unicorno è il simbolo quindi dell'unione. Eh sì.
Ma sono stati fiamme già in altre vite? No, io questa cosa la vedo sempre, almeno finora ho sempre visto che se sei se sei fiamma come coppia, no, neanche come fratello e sorella. Ah, no, 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 loro no. Anime affini nelle ultime vite. Ecco, hanno fatto le ultime vite conoscendosi sempre, da fiamma di livello 1, 2, 3, e si sono sempre più avvicinati nelle varie vite, sempre di più. Mhm. Questo Ok. sì, nel loro caso. Mm. Fiamme e istruzioni per l'uso. Cioè, cosa fare adesso? Amore romantico? No, Anche, no, ma no, amore sì, romantico e vabbè, ma basta? quello no. Mm. Allora, aspetta, provo a descrivertelo. È molto chiaro, molto chiaro come immagine, difficile un po' da tradurre, nel senso, allora, diciamo che ognuno ha la sua PIE, no? Quindi possiamo dire lo strumento con cui si sono incarnati, ok? Mm. Che ha delle degli accessori. Mm? E quindi scopre delle cose, fa delle esperienze u- eh, utilizzando i suoi strumenti e i suoi accessori, ok? Che sono diversi dalla PE della fiamma, ok? Che magari fa le stesse esperienze ma coglie cose diverse. Ecco, diciamo che l'obiettivo delle fiamme è quello di scambiarsi l'informazione delle esperienze, anche delle stesse esperienze, no? Come proprio unificare, diciamo, completare l'esperienza, mh, unire tutti gli aspetti di un'esperienza vista da diversi punti di vista. Ok, quindi rendere complete le varie esperienze. Ecco. L'obiettivo è proprio quello, quindi più esperienze complete si fanno, ci sono, e più aumenta proprio l'unione e l'avvicinamento all'uno. Mm. Direi che è questo in eterico è il senso di tutto, è proprio questa cosa qua. Quindi adesso Paola e Marcello sono in vacanza, non fanno nulla. È No, fatto. no. Cosa aspetta? Cosa li aspetta adesso? Adesso gli aspetta che nella vita di tutti i giorni e nelle cose che fanno devono fare tante cose nella Matrix. Vedo, allora, in generale, poi vedo che hanno possibilità di farlo in maniera, cioè sempre. Ci sono altre fiamme che magari fanno un po' più fatica, ma loro li vedo molto veloci in questo, quindi ognuno fa le sue esperienze e, e unisce le sensazioni e l'esperienza sia energetica che di informazione e la Mhm. uniscono e poi fanno anche delle esperienze assieme e si scambiano le sensazioni e le cose direttamente nell'esperienza. Lo scambio può avvenire sia a livello energetico che a livello proprio di comunicazione verbale e non verbale. Mhm. Quindi può essere, cioè le cose in comune non lo so, possono decidere loro, cioè ovviamente decidono loro quali cose concrete vogliono fare in comune. Vedo qualcosa anche rispetto al figlio, nel senso che mm, azzardo, però non so se è possibile. Vedo tipo la possibilità, perché già prima sono andata a vedere, no? Perché mi è arrivata
l'informazione, se il figlio fosse Perla. Mm. Non è Perla, ma è, sai, quella via di mezzo Mhm. e a volte riesce proprio a mandare via le interferenze. Mhm. Ecco, è come se loro agendo insieme su di lui, nel senso con l'educazione, l'insegnamento così, potessero portarlo a essere, a diventare Perla. Ok, andiamo avanti, vediamo le capacità medianiche di Paola e anche di Marcello, Mm. che magari si sposano con l'idea di Marcello di cambiare vita, cambiare lavoro, la natura. Io li vedo tutti e due, tutti e due. Cioè, ecco, quello che vedevo già adesso mentre parlavamo di questa cosa è proprio l'esperienza nella natura e appunto fare un lavoro nella natura è come se io li vedessi farlo, che lo fanno assieme. Vedo tipo una collina o comunque come se vedessi l'inizio di una grossa montagna, ok? E Mhm. loro sono un po' sulle alture, le prime alture, e da lì vedono il mare, no? Quindi che hanno questa grossa proprietà sulle alture da cui vedono il mare. Li vedo lì, così. Va bene. Mm, mm, mm. Andiamo al cluster per Paola. Al momento ci sono ancora le eteriche, le mentali. Ah, ci sono degli impianti anche, immagino. Allora, impianto mentale. Allora, c'è tipo un cubo più o meno in mezzo al cervello, collegato con una specie di cavo, ok? E sopra il cavo c'è questa raggiera in tutta la testa. Questo è un Mm. impianto mentale. Eterici c'era quello lì, ce n'è uno qua. Mhm. Questo qua lo utilizzavano Mhm. per bloccarle, per metterle questo, cercare di metterle questo guscio, sai che avevo visto, come se volessero, cioè per fare l'incapsulamento, Mhm. ok? Ok, e poi c'era questo qua nella pancia che però lei ha eliminato, quindi in eterico c'è solo, eterico c'è solo questo qua e poi c'è quello mentale. Mm, mm, Cluster. mhm, mm. Sì, vedo come se fosse tutto un block note spessissimo, così, no? Dove ci sono tutti i contratti, ma mentre noi lavoravamo volavano via delle pagine e sparivano, si staccavano e sparivano. Adesso apre il portale definitivo e butta tutto dentro. Ha chiuso. Ad eternum. Mm. Mhm. Fa una mega colonna vibrazionale che poi diventa toroide e inizia a girare. Così. Interessante. Mm, sì, Avatar. c'è neanche da dirlo, era immobilizzato, proprio spento. Via Toroide ad eternum. Chiuso, sì. Mhm. Ok, fatto. Ci sono ancora le interferenze. No. Il progetto incapsulamento, i tentativi di abduction, le vecchie abduction, entità mentali eteriche, i contratti, No, 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 vecchi uomini del tempo, la vecchia mantide. no, non c'è più niente. Perfetto.
Nuova frequenza. 427 miliardi. Marcello? 391. Percentuale di consapevolezza di Paola. 227. Marcello? 198. PSP. 69, 31. Marcello? Uguale. 69, 31. Ah beh, giusto, è vero. Vite precedenti. 928. Cervello. Lei e Marcello. Lei 10.9. Marcello 10.6. Ok. Messaggio finale di Paola a se stessa, al figlio, al marito, a tutti noi. Sei come... Hai la forza e la velocità di di una palla di fuoco nel cosmo. Dice, adesso puoi tutto, puoi creare tutto quello che vuoi, tutto quello che ti fa stare bene. E alla PS di suo figlio dice, ti trasmetterò tutte le informazioni che imparo e che sperimento, in maniera tale che le puoi sperimentare anche tu con altri presupposti. E al marito dice, la palla di fuoco con te diventa enorme, è una cosa infinita. E quindi creiamo tutto, riusciamo a creare tutto. E a tutti noi dice, Mhm. Dimmi. se sentite le vibrazioni, se imparate a sentire le vibrazioni vostre intorno e le vostre intorno, imparerete a tenere fuori le interferenze. È quello il segreto. A tenere fuori interferenze e a sentire chi vibra come voi, a creare le vibrazioni che volete in maniera tale da poter attirare la fiamma. Dice. È proprio questo, dice. È come se fossero degli step obbligati. Sentire le vibrazioni, Mm. imparare a distinguerle. Mandare l'intenzione della creazione con quelle vibrazioni e quell'intento e Mhm. creare. Quindi per creare, allora, per tenere fuori le interferenze bisogna imparare a sentire le vibrazioni delle cose, delle persone, quindi distinguere quello che è esterno e quello che siamo noi e consapevolizzare e si imparano a tenere fuori le interferenze. E per creare imparare a sentire le nostre vibrazioni, quindi imparare a sentire quali vibrazioni ci fanno sono verso il benessere e quali invece ci bloccano e creare gli intenti con quelle vibrazioni che ci fanno stare bene. Queste sono le due cose.
E questo farà sì che la fiamma si creerà come vogliamo noi, verso il nostro benessere. Va bene. Mhm. Immagine finale? Quella fiamma violetta che vedevi, dove ti Mm. portavano loro, c'è ancora? Adesso è come se allora si fosse crea un disegno, tipo, quindi crea tipo un fiore di loto in aria, nel Mhm. vuoto. Ok, quindi c'è il fiore di loto fatto da quell'energia lì, e che poi c'è questa sfera che praticamente sono Marcello e Paola, ok? Ed è diventata un po' più stabile. Prima era in crescita, quindi adesso sono arrivati alla loro vibrazione, diciamo, stabile perché è quella dove riescono a stare più tempo, no? Di seguito. Quindi sono 830 miliardi. E si è creata questa cosa, questa immagine. L'energia è la stessa di prima, ma è stabile. E se metto dentro una mano, Mhm. riesco ad andare alla loro vibrazione. Mm. Mhm. Mm. Va bene. Mhm. Pronto a tornare? Mhm.